Amici del Luchannel, bentornati a bordo di questo nostro nuovo viaggio itinerante dove ci porta oggi la nostra voglia di scoprire nuove emozioni sportive a Trento. Ci siamo quasi. Mondiali UCI Gran Fondo Master, il mondiale anche degli amatori sarà dal 15 al 18 settembre qui a Trento, nelle vicinanze del Muse. Particolarmente interessata la zona del quartiere delle Albere, la piazza delle donne lavoratrici. Non sarò solo perché a farmi da apripista ci sarà un talento cristallino, trentino doc da Riva del Garda, ma conosce molto bene queste strade, Edoardo Zambanini del team Bahrain Merida. Pensate, 21 anni, già professionista, un ragazzo che da dilettante è stato più volte convocato in nazionale, quindi un ragazzo che sarà una pedina importante per il ciclismo professionistico del futuro, ma soprattutto oggi sarà molto importante per noi perché ci aiuterà a scoprire molto bene tutte queste strade che vedranno indossare la maglia dell'Iride a coloro i quali riusciranno a primeggiare sulle salite del Monte Bondone. Volkswagen. Oh, eccoci qua. Ciao Edoardo. Ciao, ciao. Come stai? Tutto bene, grazie. Bello in forma, eh? Appena Sì, tornato sì, dal sì. ritiro. Sì, abbiamo fatto 15 giorni con la squadra in ritiro, un po' in altura, e adesso stiamo preparando questa ultima parte di stagione. Di la verità, ti sei allenato perché sapevi che oggi dovevi scortarmi in questi magnifici posti? Oggi sì, sarà una giornata impegnativa. Si parte da Trento, poi seguirà la parte in cui si passa da Aldeno su verso il Bondone, passando da Garniga Terme, dopo si scenderà fino a Cadine e dopo su un'altra volta passando per Candriai, Viotte e poi giù di nuovo per l'arrivo a Trento. Dopo la prima vittoria che farai da prof mi ringrazierai per questo super allenamento che facciamo oggi. Speriamo che contribuisca e che porti fortuna. Andiamo, dai, aspettami, abbi pietà di me. Perfetto. Siamo appena partiti da Trento, i primi 10 km pianeggianti e poi passeremo al Deno e da lì si aprono le danze, inizieremo a giocare e inizieremo anche a salire verso il Monte Bondone. È un po' più piano che sei col vecchio qua. Sa stare, si fa il ritmo del vecchio, no del giovane. Che bene che si sta qui. Qui si riesce un attimo a respirare. Abbiamo appena passato Garniga Terme. Sì. L'imbocco della salita, come abbiamo visto, è molto impegnativo, con pendenze che sono sempre in doppia cifra. Tutta la prima parte, non stare attenti, è tutta esposta, come dicevi, al sole, quindi sarà una giornata calda, ma relativamente penso, perché queste temperature speriamo finiscano. Ti frega perché c'è la strada larga, Sì. però la pendenza si sente. Sì, sono quelle salite in cui ti sembra di essere quasi fermo, però comunque stai facendo dei bei tratti, insomma, belli impegnativi, tutti in doppia cifra. Tra l'altro Trento si dimostra essere ancora una volta la capitale, una delle capitali del ciclismo, perché prima, se non erro, siamo passati da Aldeno, dove è arrivato da poco la tappa del Giro Donne. Esatto, l'arrivo ad Aldeno è uno dei più noti, insomma. Guarda, una cosa bella che sto notando di questa salita è che nonostante siamo in alta stagione anche per quello che riguarda il turismo, comunque è ancora molto pedalabile, non c'è questo afflusso di traffico, per cui sì. È un gusto salire in bici.
Bene, allora è ritornato il sole, ci aspettano ancora quanti chilometri prima della cima? Ci sarà un'altra decina di chilometri. Io sto iniziando a sentirmi un po' in difficoltà, sono salito fino adesso con un 36-23, mi vergogno a dirlo, tu cosa hai usato? Anch'io su queste pendenze qua ho cercato di alleggerire il più possibile perché comunque la salita è ancora lunga e bisogna un po' salvare la gamba. Ok, adesso non ti dico neanche di aspettarmi perché sennò non riesci neanche a scaldarti, però se vuoi, dici tu, ci vediamo in cima, eh? Perfetto. Andiamo, dai. Buon proseguimento a entrambi. Che consiglio daresti agli amatori che affronteranno questo campionato del mondo in settembre, salendo da questa parte? Questa è una salita che faccio normalmente nei miei allenamenti e bisogna stare attenti a non dar subito tutto all'inizio perché dopo la paghi altrimenti verso la fine, perché è una salita lunga, costante e quindi bisogna stare attenti a gestirla molto bene, insomma. In allenamento vado via col mio passo, seguo le zone di allenamento, però se dovessi farla in gara, anche se qualcuno partisse all'inizio, cercherei di gestirmela il più possibile, ecco. Per farla bene, da Garniga in poi iniziare gradualmente ad aumentare fino alla cima. Esatto, sì, prendi il tuo passo, vai su col tuo passo, magari trovando sempre qualcuno che ti accompagna e su fino in cima. E ragazzi, se ve lo dice un ciclista professionista, soprattutto un campione del presente e del futuro, ma una persona che vive e si allena qui, io penso che sia come oro colato per voi cicloamatori, quindi ascoltatelo. Pronti? Action! Edoardo, ce l'hai un metro? Sei quasi in cima, l'ultimo sforzo. Prova a guardare se ho il collo più lungo. Più di 1500 metri, altitudine. Ah, bello, si vedono già le tre cime del Monte Bondone in questa che possiamo definire la Torbiera delle Viotte, ma so che c'è qui abbiamo anche particolare, no? il giardino botanico e la super terrazza delle stelle. È una parte distaccata del museo, so che c'è un'attenzione molto particolare a queste cose. Sì, sono un museo all'aria aperta sostanzialmente. Esattamente, ci sono addirittura moltissime specie protette all'interno della zona e quindi dà un valore aggiunto a questo bellissimo territorio. Una riserva naturale protetta e allora dobbiamo parlare piano e non far sentire il fiato, quindi non disturbiamo gli animali. Esatto. E allora proseguiamo questo nostro giro in modalità eco. Paesaggi meravigliosi, vista allietata, riserva naturale, ma i nostri amatori hanno anche bisogno di tante informazioni tecniche. Dal paese di Aldeno ci sono una ventina di chilometri salita, per precisione 22 chilometri. Come abbiamo detto sono tutti impegnativi, abbastanza costanti, con delle zone in cui ci si riesce a rifiatare. Abbiamo una zona molto ombreggiata in cui parte il primo pezzo che è molto esposta al sole, dopo entriamo tutta nella zona più coperta, insomma, in cui ci si riesce comunque a respirare. Finita qui la Torbiera delle Viotte, che rapporto hai sul grande? Che padellone hai? 50? 53. Solo il 53, però... almeno. Ma più di moda. Metti almeno un 56 te che sei troppo. A me mi hanno distrutto col 50, 52, 53, 11? Esatto, 53, 11. E inizia la discesa? Esatto, qui siamo vicini al bivio, ormai alla fine della salita e adesso ci sarà una picchiata giù tutto ad un fiato. Quindi quando vedono quell'antenna, questo panorama aperto, mani sotto, 53 in canna. Esatto, sforzo. E si scollina. Ed è qua, diglielo anche tu, è qua che si fa la differenza. Sì, se si hanno ancora le gambe dopo questa salita impegnativa, qua bisogna dare il massimo. Siete veramente fortunati perché questa è la montagna di Trento. Sì, qui in inverno lo sport è praticato d'inverno, d'estate, tutto l'anno.
D'inverno è possibile anche cimentarsi nella pista da fondo che ci circonda qui nella zona. Oltre al fondo c'è anche la possibilità di fare appunto lo sci da discesa, panorama mozzafiato anche lì. E ovviamente qua oggi vedo di tutto gente che cammina, meraviglioso, ovviamente passano turisti da tutta Europa. Ci sono le tre cime del Monte Bondone, la Val dei Laghi, Val d'Adige. Esatto, siamo un po' al centro di Trento e di tutta la zona. E so che c'è anche la visuale sul Brenta, per cui visione a 360 gradi. E allora sul padellone, e qua te lo dico, qua non mi stacchi mica, te lo dico. Andiamo? Via! Ok, Eccoci qua. bravo, si vede che ci abbiamo 20 anni di differenza, che di più mi piace vedere che fai le curve così in piega alla Valentino, grande, grande. Una bellissima discesa, molto veloce, pedalabile e bellissima. Qui ci troviamo a Candriai, questo è il bivio dove i corridori del medio fondo andranno giù per la discesa, mentre quelli del gran fondo continueranno qui dritti a salire, ed è qui che ci sarà il dislivello maggiore per chi effettuerà la gran fondo. Poi comunque chi farà la gran fondo un giro fino in cima, di nuovo su di qua, e comunque questa sarà la discesa finale anche per chi farà la gran fondo. Questo è un percorso che mi piace molto anche in allenamento perché è una discesa molto tecnica, da qui a arrivare a Trento è proprio molto tecnica, piena di tornanti e sicuramente c'è divertimento. Questa volta in discesa però non mi staccherai, quindi ti conviene staccarmi adesso in salita? Speriamo, diamo il tutto allora. Andiamo! Il versante è quello più famoso, intitolato a Charlie Gau, corridore lussemburghese, 1956, fece un'impresa qui sotto la neve. Sì. Quella famosa tappa in cui Fiorenzo Magni teneva con una spalla rotta la mano col manubrio. E da allora Cose da altri tempi. Bondone e Charlie Gau è un binomio simbolo iconico. Che versante è questo come caratteristiche? Questo è il versante che si prende direttamente dalla città di Trento, è molto impegnativo anche questa parte, però è molto bello, sia dal punto di vista dei paesaggi. Mano a mano che salivamo mi godevo anche la vista panoramica su tutta la città, è qualcosa di mozzafiato e sicuramente per qualcuno anche che è abituato a allenarsi in strade magari trafficate, qui siamo in un paradiso. Intanto pronto via ho visto che ci sono già i salti del Snow Park, e poi qui ci si allena anche di notte con gli sci d'inverno, no? Esattamente, qui diventa un vero e proprio parco giochi per gli amanti dello sci e tutto l'inverno è veramente pieno di amanti di questo sport, soprattutto per il fatto che al giovedì c'è anche una serata dedicata sotto le stelle praticamente, in cui viene illuminata tutta la pista e quindi è qualcosa di unico. Quindi questa sarà la parte comunque di salita che fanno solo gli atleti che affronteranno il percorso lungo della gran fondo. Che rapporti hai utilizzato e che rapporti consiglieresti ai cicloamatori? Qui sicuramente ho cercato di utilizzare sempre un buon giro di gambe perché già le pendenze sono molto impegnative e quindi è meglio giocarsi dei rapporti più agili, insomma. Io davanti ho il 39 e dietro ho sempre utilizzato comunque 28 all'incirca. Allora Edoardo, abbiamo appena superato l'arrivo qui nel piazzale della Charlie Gau, corsa a gran fondo mitica, e quest'anno ci sarà il giusto tributo con la cronoscalata del sabato. Sì, è un appuntamento da non perdere sicuramente, è una cronoscalata che si farà sentire perché sicuramente è molto impegnativa. Per scalatori puri.
Esattamente. Quindi prova secca per gli stambecchi sarà l'ideale. Esatto. Senti, un po' frescolino, 1600 metri abbondanti. Ancora qui atleti della Gran Fondo, grande discesa, poi di nuovo su fino al Candrai e anche gli atleti della Gran Fondo avranno finito le loro fatiche e il primo indosserà la tanto sperata, la tanto sognata maglia di campione o campionessa del mondo da far vedere agli amici. Lo vincerai tu il mondiale? Professionisti? Speriamo. Chissà che questo ti porta fortuna, dai, andiamo Speriamo, avanti. dai. Via. Avanti. Spettacolo. Wow, che colpo d'occhio. Qui siamo a Sardegna, la terrazza più spettacolare in cui si può vedere tutta la città di Trento. Ecco. Beh, impressionante il punto di vista che c'è da qui, meraviglioso. Giornata impegnativa, bisogna dire. Sì. Per me è stato un buonissimo allenamento. Tanti metri di dislivello sia per la medio fondo che per la Gran Fondo. Esattamente, sulla Gran Fondo arriviamo quasi ai 4.000, 3.900, mentre per la medio fondo siamo sui 2.200, 2.003. Fare 2 volte, diciamo, il bondone completo per la Gran Fondo più la mezza che si arriva a Candriai. È una bella giornata di sport. Bisogna andare forte in salita. Sì, e qualche barretta nelle tasche in più perché è una bella giornata, insomma, un bel giro. Qui tra l'altro c'è l'arrivo della funivia, no? C'è la funivia che parte da Trento e arriva fino qui in questo punto super panoramico. Non potevi dirmelo prima, che la prendevo per venire su. La prendevamo, sì. Va bene, dai, per questa volta ti perdono perché sei stato veramente un apripista fenomenale, grazie per la pazienza. Lo vedo là in fondo, l'arrivo. Esattamente, adesso tutto ad un soffio. E possiamo andare verso l'arrivo. Esattamente. Via! Siamo vicino alla sede dove arriveranno le manifestazioni che assegneranno la maglia iridata, una 4 giorni dove Trento si dimostra ancora essere la location ideale per far ciclismo, per il paesaggio, per il turismo in bici, insomma il centro del mondo per questi 4 giorni della bicicletta. La cosa che mi è piaciuta di più è che mentre stavamo pedalando c'è sempre stato il momento di godersi questo bellissimo paesaggio e quindi la fatica si sente, si percepisce relativamente. Si partirà il giovedì con le gare a cronometro, poi andiamo il venerdì con il team relay, il sabato con la cronoscalata e domenica l'apoteosi dello scalatore, direi. La grande chiusura. Gran fondo e medio fondo. Che caratteristiche dovrà avere il corridore o la ciclista che andrà a vincere la medio fondo e la gran fondo della domenica? Un corridore che deve tenere abbastanza bene in salita, si deve essere allenato molto, con una buona gamba, ma non deve essere un velocista, neanche se ha la migliore giornata. Velocista, esatto. Te lo assicuro, però sì. Ci sono dei tratti duri, ma dei tratti anche pedalabili, per cui magari se anche uno non è un scalatore puro, ma un corridore o una ciclista che vanno molto forte in salita, se la possono giocare. E la discesa? Qualche consiglio per i nostri amici amatori all'ascolto? Ma la discesa è abbastanza tecnica, bisogna prestare sicuramente molta attenzione, essendoci anche la strada chiusa e è sicuramente abbastanza in sicurezza, insomma. Molto bene Edoardo, direi che ci sono tutti gli ingredienti per venire a Trento dal 15 al 18 settembre. Amici, lo so che siete sempre con il selfie pronto, anche se state facendo fatica, ma ormai avete acquisito questa abilità di far fatica e riuscire anche a fare reel nello stesso momento, quindi ricordatevi di taggare Trento Ride, questo portale meraviglioso di Trento che raccoglie tutti gli eventi ciclistici, ma c'è anche un'altra cosa bellissima, la traccia GPX, vi consiglio di andare a scaricarla e provare questo fantastico percorso.
percorso non finisce qui perché c'è qualcos'altro poi. L'attesissimo Festival dello Sport dal 22 al 25 settembre, in cui saranno presenti moltissimi personaggi che hanno portato in alto il nostro sport, insomma. 21 anni, sei già professionista, io a 21 anni ero ancora un poppante, in bocca al lupo per le tue prossime sfide e grazie per avermi aspettato. Un saluto a tutti. Ciao! Ciao! Alla grande! Amici di Endu Channel, ancora insieme in questo fantastico viaggio. Sono sicuro che questo video vi è piaciuto, condividete, attivate la campanella sul nostro canale YouTube e ci vediamo sempre qui per fantastiche avventure. Ciao!